Ciao a tutti, benvenuti a tutti in questa live serale per tornare a parlare un po' di narcisisti perché ci sono alcune situazioni, no, in cui magari delle persone hanno una relazione, magari anche una relazione matrimoniale o una relazione comunque con figli, con persone narcisiste e magari se ne rendono conto, ma in qualche modo cercano di salvare la situazione. Buongiorno a Papella, che lui vive nel suo mondo, Papella. Adesso per lui è giorno perché Papella si trova dall'altra parte del globo. Papella è australiano, Papella. È fuso, Papella è fuso, è fuso. Io sono ancora raffreddato invece, ma mi sta passando, però vabbè, comunque. Stavo dicendo quindi, ci sono persone che hanno magari una relazione con dei narcisisti e purtroppo non se ne sono accorti prima, non se ne sono accorti prima e quindi hanno, ma perché urli così? Perché sono un po' sclerato, quando vedo Papella mi quando vedo Papella, quando sento Papella, mi viene da urlare, perché Papella ispira. Non so perché c'è ancora sto cavolo di raffreddore. Oh, ciao da Berlino, eccolo qua. Salutiamo Salvatore da Berlino. Allora, quindi comunque, tornando al discorso precedente, l'uomo perfetto non esiste e quindi se una persona ha a che fare con una personalità narcisista, anche se ci hai fatto 2 figli, 3 figli, 4 figli, nel momento in cui te ne accorgi devi chiudere immediatamente la situazione, non sperando che questa persona possa cambiare, perché più speri che la persona possa cambiare, meno più metterà in atto dei meccanismi per cui questa persona ti può danneggiare. Quindi è di fondamentale importanza, è di fondamentale importanza rendersi conto che se c'è la Canetti, Sitz, Canetti, Platz. Ogni tanto viene fuori la Canetti. Quindi, quali sono i meccanismi quali sono i meccanismi? Ah, già, io sono io l'uomo perfetto. Quali sono i meccanismi che portano una persona a restare vinculata, a restare legata ad un narcisista? Allora, le situazioni sono diverse. Intanto un fatto è non accettare il fallimento, e non accettare il fallimento. Oh, saluto Wonder Roby, iscrivetevi al bel canale di Wonder Roby e anche al canalino di Chiara Caneschi. Iscrivetevi tutti al bel canale di Wonder Roby e poi se non sapete cosa fare, se non avete, anche al canale di Chiara Caneschi e naturalmente anche al mio nuovo canale. Hai visto Wonder che ho rinnovato la grafica del canale? Ti piace? Vai a vedere, vai a vedere. Se ti piace la grafica rinnovata del mio canale. L'uomo in giallo, abbiamo fatto tutto in giallo. Sì, sì. A me non piace. Bene, Silvio Sissili, mi fa piacere che non ti piaccia, però l'abbiamo rinnovata in giallo. Kill Bill. Hai visto i video in lingua. Va bene, comunque, riprendiamo un po' il discorso. Quindi, quali sono i motivi per cui una persona resta poi legata ad un narcisista oltremodo, no? Perché resta legato ad un narcisista oltremodo?
E non escono, il sottotitolo non esce, Giuseppe, perché tu c'hai il coso settato in italiano. Prova a settare il coso in inglese e vedi che escono i sottotitoli, non per tutti i video, ma per gli ultimi, quelli international. Tu c'hai da fare settato in italiano e non escono, no. Meglio così, credi, ma Canetti, sta zitta, Canetti, sta zitta. Giuseppe, non escono perché devi settare la lingua in inglese o in spagnolo, in portoghese o in russo. Se in italiano, che te ne fai del sottotitolo? Ci sono già io che parlo. Non ho capito. Sitz, Canetti, Sitz. Platz. Allora, bene, allora, perché si resta oltremodo vincolati ad un narcisista? Perché purtroppo è quello che ci frega è il fatto che non accettiamo di aver fallito, ma in realtà non si tratta di un fallimento, si tratta di aver comprato delle azioni che andranno. Fate l'esempio, se voi comprate delle azioni di una società che vi rendete conto che queste azioni andranno comunque a perdere, le andrete a perdere completamente perché questa società, questa azienda di cui voi avete comprato le azioni è destinata a fallire. Ora, queste azioni dovete venderle il prima possibile perché ogni giorno che passerà aumenteranno le perdite e questo è quello che accade nel momento in cui voi vi relazionate con un narcisista e portate avanti la relazione. Non importa che abbiate 2 figli, 3 figli, 4 figli, 5 figli, una chiave, ma sì, Alessio rasco perché c'ho tosse, che cavolo, non fa mica affidamento sto raschiamento, rasco perché, ma adesso non prendo più il bisolvon, perché secondo me è il bisolvon o il bisolvon che mi fa venire la tosse. Quindi dobbiamo tenere presente questi fatti. Se tu una volta che ti sei resa conto, nel momento in cui ti sei resa conto che hai a che fare, o ti sei reso conto che hai a che fare con un narcisista, in quel preciso momento devi chiudere la relazione. In quel preciso momento, in quel preciso momento devi chiudere la relazione, devi chiuderla proprio in quel preciso momento lì. Perché se tu non la chiudi e continui, se tu non la chiudi e continui ad andare avanti con il narcisista, darai solo più possibilità a lui o a lei di distruggerti. Perché i narcisisti non hanno scrupoli nel distruggerti. Cioè potranno utilizzare i figli contro di te, potranno utilizzare tutto quello che hanno a disposizione. Quindi l'unica cosa che devi imparare a fare se hai capito che la persona con cui ti sei relazionata, che magari ti sei sposata pure, che magari ci hai fatto pure dei figli, è un narcisista, devi soltanto mettere in atto tutti i meccanismi di difesa possibili per tenere lontana questa persona. Tra l'altro sarebbe anche utile tenerla lontana comunque dai tuoi figli, perché comunque sì che uno dice faccio in modo che i figli comunque abbiano una figura per dire paterna, per fare un esempio, però si relazionerebbero con un modello sbagliato, quindi se possibile converrebbe tenere lontano anche dall'eventuale prole da questo genitore narcisista. Perché poi c'è da tenere presente una cosa importante che adesso qualcuno potrà anche sentire. Se lui o lei, ad esempio, non vuole assolvere, esatto, non è un esempio positivo, ma poi bisogna tenere questo presente, questo Wonder Robbie, che quando è che lui se ne frega dei figli? Quando si crede che tu glieli vuoi lasciare e vuoi darglieli. Ma se tu, come fare a far sì che il narcisista si occupi dei figli? Devi fare di tutto per non darglieli. Perché nel momento in cui lui si rende conto che tu non glieli vuoi dare, allora sarà disposto a dare delle cose per averli. Questa è l'unica strada che tu puoi, è l'unica strada che una persona può percorrere per
diciamo, cioè il narcisista dà delle risposte polari. Ecco, diciamo questo, che i narcisisti tendono a dare delle risposte polari. Cioè, le risposte polari cosa sono? Che se tu vuoi ottenere un qualcosa, siccome lui cerca di danneggiarti in tutti i modi, tu devi far vedere che sei interessata al contrario di quello che ti interessa, perché così in questo modo lui farà, diciamo, cercherà di spingere nella direzione opposta, ma la direzione opposta è quella che interessa a te. Quindi bisogna tenere presente questa situazione. La nostra malgasciona doc Alessandra Casara. Come sapete c'è il marchio malgasciona, perché adesso ci sono tante imitazioni. Ci sono tante imitazioni della malgasciona, sono un sacco di donne che si presentano, io sono malgasciona qua, sono malgasciona là, e io me ne rendo conto perché bisogna mettere il bollino blu. L'unica malgasciona vera, conclamata, è la Casara, tutte le altre sono imitazioni, quindi è come, io rasco ma non per la Casara, è come diciamo il parmigiano reggiano, oppure come, vogliono essere tutte malgascione adesso, l'unica malgasciona è Alessandra Casara. Malgasciona doc, un marchio registrato come il parmigiano reggiano. È un prodotto italico, la malgasciona, anzi la Casara è un prodotto italico ed è l'unica malgasciona vera conclamata. Mi stanno scrivendo tutti. Sì, vedi, tutti vogliono una malgasciona. Certo, tutti vogliono una malgasciona. Ormai tutti innamorati della malgasciona. Alessandra Casara, la malgasciona d'Italia. Ci credo, ma la malgasciona è una bella gnocca, Alessandra Casara, dico, cioè voglio dire, scrivete tutti alla malgasciona perché io che l'ho vista dal vivo confermo che è una bella gnocca. E sto raschiando a bestia Don Matteo perché c'è il Solvon che mi rompe le palle, adesso non lo prendo più. La malgasciona Casara, è una mozzarella, la mozzarella di... Stavo per dire, vabbè, meglio che mi taccio, se no faccio brutte figure. La mozzarella, vabbè. Andiamo avanti. Raschio. Allora, comunque, sto raschiando. Stavo dicendo quindi che una tattica da usare con i narcisisti è quella, se vogliamo ottenere qualche risultato, è quella della risposta polare, cioè siccome il narcisista cerca di danneggiarti, per dire, facciamo l'esempio dei figli, supponiamo che il narcisista sa che tu vuoi lasciare i figli a lui, vuoi che se ne occupi, lui farà di tutto per fottersene dei figli. Se invece lui si crede che tu i figli li vuoi sottrarre, allora lui farà di tutto per averli. Quindi l'opzione qual è? Nel rapporto, diciamo, tanto bisogna fuoriuscire dalla relazione con un narcisista, ma nelle schermaglie che si possono avere, ad esempio, durante le fasi di separazione, è di spingere per il contrario di quello che si vuole, perché in questo modo eh, lui cercherà di ottenere comunque dei risultati e quindi, come dire, tipo psicologia inversa o risposta polare, insomma. Tieni presente che il narcisista è un po' come l'asino, no? Se tu pigli l'asino e gli tiri la coda da una parte, lui va dalla parte opposta dove tu gli tiri la coda. Quindi devi tirare la coda all'asino fondamentalmente. Il narcisista devi considerarlo non come un essere umano, ma devi considerarlo come un trattore, diciamo così, come un oggetto fondamentalmente. E io raschio. No, comunque informo tutti quelli che
fossero interessati a Alessandra Casara, che è una bellissima donna, la malgasciona d'Italia. Alessandra Casara è veramente la malgasciona d'Italia, è la malgasciona d'Italia. No, non fumare, magari fumassi. Io dice, magari fumassi, dici, almeno smette, invece non fumo neanche. Che ha detto il Don Matteo, le solite minchiate del Don Matteo. Che minchiata ha detto adesso Don Matteo? Don Matteo, esca solo sul mangascione. E vabbè, ma perché Alessandra Casara e Alessandra Casara, la malgasciona doc. No, è veramente una bella donna, Alessandra Casara, devo dire sinceramente che è una bella malgasciona. Allora, e Alessandra Casara con Stefano Gatto, il gattone e la malgasciona. Potrebbe essere un'accoppiata vincente, il gattone e la malgasciona. E Rask. Eh, Stefano Gatto e vuole Don. Allora, ok, allora Don Matteo e la Malgasciona. Il prete e la Malgasciona mi sembra una buona accoppiata. Il prete e la Malgasciona del prete. Fa anche rima, la Malgasciona del prete. Cioè, guardate, la Malgasciona del prete. Bene, allora quindi teniamo presente, esatto, la Malgasciona del prete sembra un film di un titolo, un film hard, la Malgasciona del prete, dobbiamo fare un nuovo film, il prete e la Malgasciona oppure la Malgasciona del prete. La Malgasciona del prete mi piace, la Malgasciona del prete. Non ci deve essere la rima nei film, chi è che dice che nei film ci deve essere la rima? Malgasciona, coscia lunga, però la Malgasciona del prete mi piace di più. Un film di Tinto Brass Edition, la Malgasciona del prete. Le confessioni della Malgasciona. Le confessioni della Malgasciona, un altro bel titolo. Bene, comunque, il gatto e la Malgasciona. Le trappole per toppe, le trappole per toppe, no, le trappole per topi, non per topi. Allora, comunque, andando alla Malgasciona in confessionale. La Malgasciona si spoglia in confessionale, va bene, dai. Comunque, tutte queste situazioni della Malgasciona ci fanno riflettere su un fatto fondamentale che, bene, quindi ritornando il messaggio era tutto sommato un messaggio semplice, quello di questa live, ma un messaggio semplice ma importante. E qual è il messaggio semplice ma importante? Che nel momento in cui ci rendiamo conto di interagire con una persona che è narcisista e magari anche un narcisista maligno o un narcisista perverso, la differenza tra narcisista maligno e narcisista perverso è una differenza, diciamo, abbastanza limitata, nel senso che il narcisista maligno comunque ha l'intenzione di rovinarti fino a un certo limite. Il narcisista perverso ha l'intenzione invece di rovinarti oltre ogni limite. Quindi bisogna stare molto attenti e quindi è molto importante imparare a riconoscerli. Soprattutto bisognerebbe riconoscerli prima di averci fatto dei figli, ma se ci hai fatto dei figli,
renderti conto che in qualche modo, devi cercare di sottrarre il più possibile la presenza dei figli o comunque far capire, perché comunque i figli possono comunque capire e possono rendersi conto, di come stanno le cose, di fargli avere una visione abbastanza chiara della persona che hanno davanti. Quindi non cercare di, coprire, tutto quello che fa il narcisista o la narcisista. Questo è di fondamentale importanza e rendersi conto che, prima di mettere in atto, diciamo così, un cioè non credere mai a quello che il narcisista ti dice. Anche se ti dice una cosa, devi tenere presente che tutto quello che ti dice lo fa per ottenere un suo obiettivo e il suo obiettivo fondamentalmente è quello di distruggerti, anche per un fatto molto semplice, perché il narcisista difficilmente poi accetta di perdere il controllo della situazione senza reagire in qualche modo. Quindi in qualche modo tenta di reagire, perché nel momento in cui tu, lo lasci, in qualche reazione ce l'ha sicuramente. Ha qualche reazione sicuramente, per cui è molto importante, riuscire. Ma che c'entra beh, Salvietta Rosanna che è un troll, il narcisista prende il Viagra, ma che c'entra il narcisista prende il Viagra o non il Viagra? Cosa vuol dire quello? Cioè, non so se è un troll, aspettiamo a farlo secco, se scrive altre minchiate. Comunque, quindi, e anche se ci sono i figli va assolutamente, eliminato. Eh sì, io anche sulla testa, mi sono grattato anche la testa sul Viagra, perché io non lo prendo il Viagra, ma sarebbe quasi ora che iniziasse a prenderlo, quindi stavo valutando se è quasi ora che inizia a però per prenderlo, poi per non fare niente, quindi non lo prendo per quello, perché io sono ormai al di fuori della situazione. Lo prendo comunque per far cosa? Lo prendo per no, no, lasciamo perdere. Beh, se è un collega narcisista, con un collega non ci avrai fatto dei figli, spero, no? Quindi se è un collega narcisista, tu devi mettere tutto in atto tutti i meccanismi di difesa. Con un collega non sei neanche obbligata ad interagire, diciamo, ad interagire oltre il lavoro, no? Tu quindi devi mantenere esattamente le posizioni sul lavoro e devi fare proprio barriera, perché nel momento in cui lui capisce che tu non ti attacchi, cioè non ci devi neanche andare a prendere un caffè per dire, devi parlare esclusivamente di lavoro quando è necessario parlarne, altrimenti non lo consideri proprio. Questa è la cosa fondamentale che devi imparare a fare, perché altrimenti, insomma, con i narcisisti bisogna interagire il meno possibile. Il problema vero è se hai messo su famiglia, se hai interessi in comune e se, hai diciamo una situazione soprattutto con prole. Se c'è della prole, questo è però tieni presente di non farti lo scrupolo che se tu puoi sottrarre la prole al narcisista è meglio, perché Luciana, Luciana, no, stai scrivendo, non sei bloccata. Stai scrivendo, perché è bloccata? No, 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 no. Il pelato col Viagra. Giuseppe, lo chiamavano Giuseppe. My name is Sepp, Giuseppe. Quindi la cosa fondamentale è questa, no? Altre cose non si possono fare. L'unica cosa che dovete tenere
presente, l'unica cosa che dovete tenere presente è che non dovete vivere il fatto che vi siete sposati un narcisista, avete fatto figli con un narcisista come un fallimento. L'importante è rendersene conto e l'importante è cercare di trasformare. Ma figurati se un narcisista vive i sensi di colpa, se fosse vivesse i sensi di colpa non sarebbe narcisista, cioè un narcisista non vive i sensi di colpa neanche nei confronti dei figli, sarebbe disposto a mettere i figli in mezzo a una strada, a mettere i figli sul lastrico, sarebbe disposto a vendere, diciamo, Canetti Sizzi, sottotitoli in inglese, li scrive Google, Google Translator. Quindi se tu non li capisci è perché tu ignori l'inglese, cara Canetti. I sottotitoli in inglese li scrive Google Translator, che sa l'inglese molto meglio di te, cara Canetti, che non sai neanche bene l'italiano e vuoi pure parlare l'inglese. Neanche l'italiano sai, Canetti, che abbai, non dico che raggi, ma abbai quando parli. Non sai neanche l'italiano e vuoi parlare l'inglese. Cara Canetti, manco l'italiano parli, Google Translate. Comunque, Google Translator, caro Don Matteo. Caro Don Matteo, Google Translator e che sa l'inglese molto meglio di te, cara Canetti. Sì, mi sono spostato al tavolino. Wonder. Comunque Don Matteo lo vedo allegro. Secondo me Don Matteo in questo periodo ci ha dato giù, secondo me. Lo vedo allegro Don Matteo. Secondo me, secondo me ci ha dato sotto Don Matteo, ci ha dato sotto. Lo so, è vero, la trombata, ha trombato. Quando Don Matteo è allegro così, quando Don Matteo, ma lo faccio apposta, quando Don Matteo, perché lo faccio apposta perché io non ho più queste possibilità. Quando Don Matteo è così allegro, o l'uccello in gabbia, o è l'uccello in gabbia, o è l'uccello in gabbia che canta di gioia, no, che canta di rabbia e non di gioia, com'è la battuta lì, l'uccello in gabbia. Ma secondo me Don Matteo in questo periodo ha pucciato il biscottino piccino ha pucciato Don Matteo in questo periodo. Bravo Don Matteo, bravo. In fila, Don, che sono le ultime colpe, sono gli ultimi colpi anche per te, Don Matteo, approfitta che poi approfitta Don Matteo che sono gli ultimi colpi anche per te, Don Matteo, non è che c'hai più tanto, non è che c'hai orizzonti davanti tanto lunghi, quindi approfitta finché sei in tempo, perché saranno le ultime botte anche per te, Don Matteo. Quindi tieni duro finché puoi. Comunque, andando avanti con apriti esatto. Esatto, Don Matteo secondo me diventerà retroattivo, perché Don Matteo diventerà retroattivo, perché per adesso il retro ce l'ha passivo, ma presto il retro di Don Matteo diventerà attivo e allora Don Matteo sarà retroattivo. Allora, e quindi continuando col discorso col retroattivo di Don Matteo, tornando col retroattivo di Don Matteo, perché come diceva, vade retro Satana e sto Satana va sempre nel retro di Don Matteo. E quindi possiamo proseguire il discorso e renderci conto di che cosa?
Allora, statisticamente i narcisisti non sono molti, statisticamente i narcisisti. Spesso, diciamo, si attribuiscono, come dire, delle etichette di narcisisti a persone che non lo sono, perché spesso si attribuiscono etichette di narcisisti a persone che non lo sono. Qua non dobbiamo stare attenti a non commettere errori, perché se uno dice quello è narcisista perché non ama me, sbaglia. Diciamo che se una persona è narcisista non ama nessuno, non è che non ama te in particolare. Se uno non ama te e poi si mette con un altro e con quest'altro ha una relazione fantastica, vuol dire che narcisista non era, non ama te. Certo che diventa anche un meccanismo di difesa, no? Appioppare l'etichetta di narcisista a un sacco di persone, perché in qualche modo dice il narcisista non mi ama. Johnny Roy, eccolo qua, Johnny Roy, cioè Daniele, due narcisisti non possono stare assieme per il fatto che entrambi sono narcisisti, come dire, due dittatori possono andare d'accordo, ma probabilmente per un breve periodo due dittatori potrebbero anche andare d'accordo, ma poi proprio per il fatto che entrambi sono dittatori, uno vuole dire, essere più dittatore dell'altro e comandare anche sull'altra persona, quindi è difficile che due dittatori possano andare d'accordo per lungo termine. Ma è la stessa cosa può avvenire, e la stessa cosa può avvenire. Ah, qua mi scrivono i messaggi in chat non sono visibili. Boh. E la stessa cosa può avvenire. Erosop. Boh, adesso scrivo Erosop. Comunque mi ha scritto un certo Erosop che non conosco, che dice che i suoi messaggi non sono visibili. Potresti essere bloccato, caro Erosop. In questo caso mandami il link del tuo canale su WhatsApp che ti sblocco. Non so perché non si vedono i tuoi messaggi, ma se veramente non si vedono, tu mandami il link del tuo canale su WhatsApp oppure oppure cambia la visualizzazione di tutti i messaggi da messaggi principali a tutti i messaggi e magari vedrai anche tutti i messaggi. E comunque, Vito Testa, leggimi, Vito, che ha scritto Vito Testa? Vabbè, dai, direi che facciamo magari una live domande e risposte, dai. Comunque, sempre sul tema narcisista. Avete avuto a che fare voi con narcisisti? Vediamo un attimino se qualcuno mi dice se c'era l'avvocato prima, Sabrina Rondinelli. Solo con lei ho capito che avevo davanti prima una discussione narcisista all'ingresso del suo. Ah, va bene, grazie all'avvocato. Vediamo un attimino se c'è qualcun altro. Beh, due narcisisti però si mollano. Diciamo che agiscono sul controllo, ripeto. Poi anche il narcisismo è un qualcosa è un cappuccino, non qualcosa di graduale. Quindi ci sono persone che possono avere un narcisismo più marcato rispetto ad altri. Quindi comunque se volete leggere tutti i messaggi, se qualcuno non li legge, settate tutti i messaggi e non soltanto i messaggi principali. Anch'io una volta lo facevo. Beh, il narcisista è egoista o no? Allora, di fatto sì, apparentemente durante love bombing no. Cioè, ecco, il narcisista, è interessante la domanda di Max Steve, che normalmente non fa domande interessanti, ma oggi l'ha fatta. Il narcisista è normalmente egoista, cioè è sempre egoista, ma può spendere anche soldi nella fase di love bombing, soprattutto se è un narcisista istrionico che ti vuol far vedere lucciole, diciamo, per lanterne, diciamo, vuole fare fuochi d'artificio, caviale e champagne.
può utilizzare questa situazione, quindi facendo un investimento, ma l'obiettivo è sempre egoistico, cioè finalizzato al controllo. Ma sto matrimonio tra Daniele e Giulia, cioè Johnny Roy e Catwoman, sa da fare o no? Vi siete fidanzati poi? Non ho più sentito come è andata la storia. Guarda di trattarmi bene Catwoman, Johnny, se no vengo lì e ti tiro le orecchie, eh. Trattami bene Catwoman, che è una ragazza che merita, capito, Johnny? Come sta tua mamma, tra l'altro? Sta meglio? La mamma di Johnny? Esatto, tonno in scatola e tavernello Savona, il love bombing che faccio io, il love bombing che faccio io è kebab da sporto e cimitero e parcheggio del cimitero. Cioè. Kebab da sporto e parcheggio del cimitero. Brava, trattala bene. Ma tua mamma come sta? Smascherato? Dai, qualcuno ha avuto a che fare con narcisismo. Stavo dicendo, no, però stavo rispondendo a Max Steve. Eccolo lì, Max Steve. Sì. Quindi il narcisista può fare, diciamo, può spendere soldi, quindi apparentemente può sembrare uno generoso, ma di fatto è egoista, cioè nel senso che mira a degli obiettivi personali, non a degli obiettivi, diciamo, legati ad altri. Vabbè, è ancora in ospedale, ma sta meglio però, se è ripresa. Catwoman e Johnny Roy. Come manipolare? Un narcisista è meglio allontanarsi, non è meglio. Ah, bene, bene, sono contento. Dai, Johnny, sono contento, sono contento. Salutamela, comunque tua mamma, Johnny. Anna Rita, salutamela. Anna Rita da Foligno. Ricordo, salutami Anna Rita, magari ci sta sentendo Anna Rita da Foligno e quindi un saluto ad Anna Rita da Foligno, la mamma di Johnny Roy nonché Daniele. Manipolare un narcisista non serve, però se tu vuoi manipolare intendi non ti fai controllare, lo mandi fuori di testa, non ti fai controllare, però ripeto, un conto è se tu hai a che fare con un narcisista, i narcisisti possono essere stalker, normalmente non lo sono, cioè possono anche essere stalker, ma normalmente non lo sono perché nel momento in cui uno fa lo stalker cioè fa lo stalker nel modo giusto, però senza essere, diciamo, sì, possono essere stalker, ma non stalker poi così palesi, perché comunque se uno ti stalkera palesemente, tu puoi prendere, lo so Canetti che dici che lo sei, però se uno ti stalkera palesemente, tu puoi comunque prendere dei provvedimenti diretti. Quindi l'unico modo per evitare un narcisista è quello la manipolazione del narcisista è quello di non essere sotto il suo controllo, di giocare sul suo controllo. Secondo me, narcisismo. Ah, bene, bene, l'ho salvato. Bene, Maria Lamela, grande Maria. Anche Maria Lamela l'avevo conosciuta a Roma. Grande Maria Lamela. Sì, beh, no, certo, i narcisisti istrionici assumono la maschera da brava persona, certo. Beh, perché per distruggerti meglio, come dire, devono apparire buoni, no? Il narcisista cerca di apparire buono. Oh, ecco, abbiamo Lady Elvira. Come fa un narcisista a capire che sei sganciata da lui, lei, perché per esperienza lo capiscono lontano un miglio? Beh, no, come fanno a capirlo? Capirlo lo capiscono, no? Capirlo lo capiscono dal tuo comportamento, perché
il narcisista ogni tanto fa la visita delle 7 chiese. Intanto diciamo che spesso un narcisista ha più di una relazione, difficilmente si trova un narcisista con un'unica relazione. E periodicamente fa il giro delle 7 chiese, no? Cioè va a ribussare alla porta per vedere che risposta dà l'altra persona. Se in questo giro delle 7 chiese trova che non c'è coinvolgimento, e lo capisce perché il narcisista ha particolare capacità anche di leggere la comunicazione non verbale, ci sono due possibilità: o torna a fare love bombing, o se capisce che non c'è più niente da fare, se può ferirti, se può colpirti in qualche modo, lo fa. È per questo che, come si dice, bisogna avere il retroattivo nel caso del narcisista come Don Matteo, perché col retro passivo si rischia di grosso, insomma, bisogna pararselo, insomma, quindi prendere tutti i provvedimenti giusti. Beh, certo, un narcisista può tornare anche dopo 20 anni, dopo 1 anno e mezzo, un narcisista può tornare anche dopo 20 anni. Dopo 20 anni ritorna facendo finta di niente. No, no, ma è successo, eh. Sto parlando veramente, dopo 20 anni son situazioni in cui il narcisista ritorna e dice: "Come stai? Tutto a posto?" Come se non fosse cambiato nulla, insomma. Tornare tornano. Poi che mettono di solito una maschera da brave persone, perché il narcisista, ecco, qual è un comportamento, sturatevi le orecchie che vi sto dicendo una cosa molto importante, vi sto dicendo una cosa molto importante. Come si comportano i narcisi ad esempio in una coppia, come si comporta il narcisista? E vediamo se qualcuno che ha avuto a che fare con narcisisti me lo conferma. Ti tratta bene in pubblico e di merda quando sei da sola o da solo. Cioè in pubblico si fa vedere come una persona attenta, una persona premurosa, in modo tale che tutti dicono: cavolo, quello lì è una bravissima persona, è il migliore. Come fai tu a lasciare andare una persona del genere? In pubblico ti tratta benissimo. Poi da sola, quando sei da sola, cerca di distruggerti in tutti i modi. Quindi questo è esatto, in pubblico ti aiuta a mettere il cappotto, ti versa l'acqua, ti apre la portiera se ci sono altre persone. Utilizza tutte queste strategie, perché in modo tale che tutti gli altri poi quando c'è una separazione danno a te della stronza, dicono: "Ma come? Era una persona così brava, era una persona così buona e adesso diciamo quindi tu ti vuoi separare, vuol dire che c'hai tu qualcosa che non va." È tutto calcolato. In pubblico recitano la parte del bravo marito, della brava moglie, a casa cerca di distruggerti. Magari non arrivando alla violenza, perché non tutti i narcisisti arrivano alla violenza fisica, ma comunque alla violenza psicologica. Beh, le persone ciniche che la persona cinica è un po' una gradazione inferiore del narcisista, comunque ritornano, sì, tendono a ritornare. Diciamo anche gli iperlogici tendono a ritornare perché, quand'è che torna il cinico, ad esempio, per rispondere alla nostra Malgasciona Doc, che vi informo adesso dobbiamo fare il logo, è la Malgasciona Doc. Il logo è la casara, glielo tatuiamo. Dove te lo tatuiamo il logo Malgasciona Doc? Chissà, vediamo. Dobbiamo fare il tatuaggio per il logo Malgasciona Doc e vediamo un punto della casara dove tatuare sto marchio Malgasciona Doc. Ehm, e comunque Vito Testa leggimi. Ma Vito Testa cosa scrive? Che io non riesco a leggere mai sto Vito Testa, leggo solo leggimi e basta. Come si ferma cosa? Eh, Eh beh, sì, certo, la mia amica certo, certo, hanno questo comportamento sempre i narcisisti, hanno sempre questo comportamento i narcisisti. Ti trattano bene in pubblico e di merda, diciamo, da sola, cercano di distruggerti.
Sì, ecco, un'altra cosa, un modo per capire che hai a che fare con un narcisista è quando si comporta eccessivamente, come dire, nella fase di love bombing, si comporta eccessivamente bene nei tuoi confronti. E qua devo dire che ho visto cadere molti soldati su questo fronte. Ma la Canetti che fine ha fatto? Canetti, Siz! Che fine ha fatto la Canetti? Dove è andata? A fare i bisogni? Qualcuno ha portato la Canetta a fare i bisogni? Che non la vedo più parlare. L'avete portata a fare i bisogni, la Canetti? Dove l'avete portata? No, stavo dicendo, Sitzplatz è tedesco, vuol dire seduto e a cuccia. Sitzplatz, seduto e a cuccia. Ma la Canetti, l'avete portata a fare i bisogni? Dove è andata? A fare i bisognini l'avete portata? A fare il giro, l'avete portata a fare il giro, vabbè. E comunque stavo dicendo, ah no, è tornata, è tornata. Ti hanno portato a fare il giro, Canetti? Ti hanno portato a fare il giro, a fare i bisognini. E marca il territorio. Eh, beh, esempio, il cinico non fa love bombing, il cinico si presenta quasi sempre come tale. Il narcisista invece rischiate di confonderlo, e ho visto cadere molti soldati su questo fronte, dicevo, perché soprattutto molte donne ho visto cadere su questo fronte. Il narcisista si presenta come principe azzurro. Siccome Walt Disney, dobbiamo dirla tutta, ha rovinato molte donne, soprattutto quelle un po' anzianotte come voi, sono state rovinate da Walt Disney perché guardavate le favole, adesso almeno ci sono favole diverse, voi che siete anzianotte e che guardavate Cenerentola, guardavate diciamo queste favole qua, queste favole finivano tutte con e vissero sempre, sempre felici e contenti. Poi c'era il principe azzurro che arrivava, c'era questo, c'era quello, e quindi, diciamo, e quindi praticamente vi ha rovinato Walt Disney perché credete che esista il principe azzurro. E allora, quando un narcisista si presenta da principe azzurro, quando il narcisista si presenta da principe azzurro, voi ci cadete dentro e credete che sia veramente un principe azzurro, invece il principe azzurro non esiste. Non esiste nel senso che le relazioni dovrebbero essere relazioni paritarie. Ecco, questo c'erano un po' le donne, no? Perché devo dire questo in un'epoca in cui siamo, diciamo, c'è stato tutto il movimento femminista, eccetera, eccetera, c'è stato tutto un'evoluzione, no? Ci sono le donne che però cercano sempre, come dire, il principe azzurro, quello che viene e le porta, che ne so, le porta su un nuovo pianeta, le fa l'extraterrestre che le porta via, che gli fa vivere una favola. Allora, la favola non ve la farà vivere nessuno se non ve la vivete da sola, vi faranno vivere soltanto degli incubi. Quindi tutte le donne che aspettano il principe azzurro e aspettano di viversi una favola, sappiano che si prenderanno, come dire, delle bastonate sulla testa, perché nessuno ti fa vivere una favola. Cioè la favola migliore sarebbe quella di avere un rapporto paritario in una relazione. Un rapporto paritario è la cosa fondamentale. Stai piangendo per cosa, Mirella? Perché ti ha mollato il narcisista? Ma che te ne fotte? Stai ancora piangendo per cosa, Mirella? Oh, vedo un Mike Sicily, vedo una strana assonanza con Silvia Sicily. Vedo che c'è un Mike Sicily e un Silvia Sicily. Forse abbiamo trovato il vero maschio per Silvia, perché Sicily mi dice che siete entrambi siciliani, quindi Silvia e Mike. Guarda che qua Mike Sicily abbiamo Silvia Sicily. Ecco, Mike Sicily, ma c'è anche Silvia Sicily. Quindi se siete entrambi Sicily, potete accoppiarvi. Vedo i messaggi di Catwoman, li vedo adesso.
Se io tratto male una persona, se io tratto male una persona vuol dire che sono narcisista, ma se tratti male una persona vuol dire che ti becchi un karma di ritorno che ti sfonda da dietro, diciamo così. Perché se tu generi sofferenza a una persona senza neanche magari averne un motivo, ti becchi il karma, è come un atto magico quello, e ti beccherai un karma di ritorno che ti sfonda bene. I narcisisti hanno scatti d'ira durante il giro. Ma non è, dipende qua, diciamo ci sono poi personalità violente, ma normalmente il narcisista è più, diciamo, più che violento, cioè poi dipende dalla posizione che occupa, ad esempio, non lo so, un dittatore può anche essere narcisista, non so, Saddam Hussein probabilmente era un narcisista, si occupa delle posizioni di rilievo, può anche essere, diciamo, beh, sicuramente i dittatori, Stalin, Hitler, erano sicuramente narcisisti. Cioè, quindi se hanno posizioni di potere di quel genere lì possono fare danni. Però altrimenti no. Ma se non siamo coinvolti con una persona e quindi la facciamo soffrire, no, se tu non sei coinvolto con una persona, no, far soffrire non significa, non è che tu devi coinvolgerti per forza con una persona, no, certo, no, no, il karma te lo becchi se non sei coinvolto e le dici sono coinvolto e lo fai solamente per, allora sì, è l'intenzione, ma se tu non sei coinvolto e ti comporti tranquillamente e dici non sono coinvolto, o comunque l'importante è non generare danni, diciamo, deliberatamente, no? Cioè, se simuli un coinvolgimento che non esiste per coinvolgere una persona, beh, diciamo che è un ritorno karmico. Cioè, se invece una persona tu non sei coinvolto e la fai soffrire perché non sei coinvolto, non è che tu devi coinvolgerti per forza, quindi non c'è nessun ritorno karmico, perché se no tu dovresti avere relazioni con tutte quelle con cui non sei coinvolto e vuol dire che, come dire, fai danno a te stesso. Beh, il karma dei narcisisti non è sicuramente buono, il karma dei narcisisti non è sicuramente buono. Ma ti pone l'antagonista. Ah, ma la papella che fine ha fatto la papella? Canetti, la papella che fine ha fatto? La papella, dov'è la papella? Il covert, narcisista covert è un narcisista nascosto che tiene la papella è scappata, che la papella è arrivata la papella. Ma chi è Jessica? Il narcisista covert è un narcisista nascosto che non si manifesta e non usa un love bombing particolare, mettendosi in posizione down, cioè in posizione, come dire, sottomessa, e tenta di far vivere il senso di colpa. Io gli ho augurato di venire su un tram, avevo un karma negativo. Beh, insomma, poi tutto è relativo. Certo che all'intenzione, l'augurio di generare della sofferenza a una persona a livello karmico non è positivo. Poi ripeto, un karma completo è fatto dall'intenzione, dalla consapevolezza, dall'azione e dal rigioire. Quindi se tu sotto il tram non ce l'hai buttato e non hai rigioito del fatto che c'è finito, sì, comunque non è un karma positivo. Ma l'unica cosa da fare più che augurare è distaccarsi. Il programma di Roma devo ancora definirlo, ma lo definirò a breve, Daniele, lo definirò a breve. Anzi, se c'è qualche tema per i partecipanti al corso di Roma, se c'è qualche tema che interessa particolarmente, se me lo dite, così lo inserisco nel programma. Bene.
È quasi un'ora. Io vi ricordo gli appuntamenti, quindi Torino 22 febbraio ore 21, Milano domenica 3 marzo full immersion dal 9:30 alle 19, Roma domenica 7 aprile dal 9:30 alle 19. Il riferimento è sempre il 333 15 11 703, 333 15 11 703. La sincronicità è un tema interessante legato alla quantistica, quindi sarebbe un po' di quantistica. Basta che non esiste la meditazione, mi sono addormentato, va bene. Si è addormentato con le meditazioni, non con i narcisisti. Il gatto. Allora, leggimi la mia domanda. Una persona, oltre ad essere iperlogico, tende a trattare male in pubblico, che tipologia è? Beh, se uno tende a trattare male in pubblico non è un narcisista di solito, è una persona, ci sono le persone che sono arroganti di loro, quindi che hanno un ego, solitamente sono gli egocentrici. Chi tratta male in pubblico è una persona fortemente egocentrica che vuole sminuire gli altri, perché a differenza del narcisista, l'egocentrico, invece in pubblico tende a trattarti male, come scanere convinzioni, ok? Ma mandatemi i messaggini. Il narcisista ha queste caratteristiche che lo differenziano dall'egocentrico, che è proprio un comportamento opposto. L'egocentrico in pubblico tende a svilirti perché vuole emergere lui, quindi l'egocentrico è quello che in pubblico fa esattamente il contrario, mentre invece il narcisista fa esattamente il contrario dell'egocentrico, in pubblico ti tratta bene, in privato ti tratta male. Beh, è andato in profondità, era la meditazione sulla morte che abbiamo fatto, il nostro gatto ci è andato molto vicino, ci è andato molto vicino, mi ricordo che era veramente entrato in uno stato catatonico. Bene ragazzi, direi buonanotte a tutti e inshallah ci vediamo domani. Salutiamo un po' di persone, Eli, Vinceslao, Samantha, Fausto, la Canetti, iscrivetevi al canale Chiara Caneschi, se non sapete a che canale iscrivervi, che proprio non avete più, iscrivetevi al canale di Chiara Caneschi. Eli Vinceslao, Lady Elvira, Lulu Nap, Pink, Silvia, Tizi Jaguar, eccola qua, Fausto Doctor Who, ciao Tizi Jaguar, Mike Sicily, Viviana, Mirella, Anna Cat, Catwoman, Johnny, Isabella, Cancelliere, ciao Isabella, Alessandra Casara, la Malgasciona Doc, Stefano Gatto, Panda Panda, Domitilla, Maria Lamela, ciao Oak, Fanny, Stella Marina, camera di gestazione ipnosi stazionale, questi possono andare anche bene, sì. Lulunap, Silvia Sicily, la Canetti, Wonder Roby, iscrivetevi al bellissimo canale della Wonder Roby, Samantha, insomma tutte le persone che sono collegate, un saluto a tutti, buonanotte, Silvia Sicily si butta su Alfredo, Anna Cat, Wonder Roby, Pink, Stefano Gatto, il miele, ma adesso mi piglio un po' di miele, Paolo Morelli, Anna Bora Bora e poi Passion, Elisabetta, Patriesse, Maria Lamela, Marina Meme, Viviana, Andrea Bora Bora, Elisa Molino, Fanny, Riccardo, Domitilla, Eucalipto Espectorante, Bugs Flower, ciao. Insomma, tutti, anche quelli che ho dimenticato, Wonder Roby e Catwoman, Francesca Antonella, quante persone? Natalia La Ross, Giane Maria Sass, Limone e Miele, Luciana, eccola qua, Giulia Giuli, ciao Giulia Giuli,
Johnny, Anna Cat, Isabella, Simona, Mike Sissidi, perfetto, Giulio Ottini, Silvia Rossi, Gio87, RS, Maria Teresa, Marina Me, Franco Rispoli, dottor Franco Rispoli, Bugs Flower. Va bene, Lau Negre, buonanotte a tutti, Domitilla, buonanotte a tutti, iscrivetevi anche al mio nuovo canale, Valeria Giuliano, al mio nuovo canale che vi posto il link, andate a iscrivervi. Ciao a tutti, buonanotte, a presto, buonanotte, ciao a tutti.